Io lo so che questo video, essendo italiano, potrei anche non farlo, però c'è da dire che per tutta la mia vita, sin dall'infanzia, sono sempre stato un grande fan del calcio brasiliano, del modo di giocare dei brasiliani, Joga Bonito, e dei campioni che ho avuto la fortuna di vedere, purtroppo non dal vivo, ma in televisione. Parlo di Ronaldinho, di Ronaldo, il fenomeno, Roberto Carlos e tanti altri. Il fatto è che quest'anno, sì, lo so, mi potete prendere in giro, per l'ennesima volta l'Italia non si è qualificata ai mondiali, ma quest'anno, anche se l'Italia non si è qualificata, non c'è solo il Brasile, perché dovete pensare che io non sono un grande appassionato di calcio, sono un interista, ma più che un interista sfegatato, sono un appassionato, un amatore, simpatizzo, sono tifoso, ma non come un vero tifoso. Non vado mai allo stadio, anzi in verità non ci sono mai andato, mi piacerebbe andarci. Non sono uno che capisce bene le regole del calcio, però ho sempre avuto questa fede calcistica per l'Internazionale di Milano. Ma come? Ma tu sei siciliano, perché non tifi il Catania nel tuo caso? Beh, semplicemente perché non sono cresciuto con una famiglia tifosa di calcio in generale e principalmente perché il Catania è stato in Serie A per 2 o 3 anni quando ero piccolino io e sono sempre cresciuto con i colori nero-azzurri. I miei cugini sono nerazzurri, conosco tanti amici nerazzurri e quindi non ho mai avuto questo grande interesse. Mi fa piacere quando il Catania vince, ma onestamente non sono cresciuto con questa fede e molte persone non capiscono. A volte la gente dimentica che tifare una squadra non dipende solo dal paese della squadra, ma dipende anche dal colore, maglietta, da quelle cose che attrae i bambini. I bambini non sono mai attratti dalla città, ma sono attratti dal campione che c'è in quella squadra, sono attratti dai colori che ci sono in quella squadra. E così per me è stato. Poi ho avuto la fortuna di avere da piccolo un campione come Ronaldo e tanti altri come Vieri e per me è stato amore a prima vista. Tutto questo per dirvi cosa? Sono italiano, non gioca l'Italia ai mondiali, sono sempre stato un tifoso del Brasile ai mondiali, ma quest'anno c'era il Giappone. Non è la prima volta del Giappone, ma io da fan di Captain Tsubasa, che in Italia si è sempre chiamato Holly e Benji, non chiedetemi perché, ho avuto questo innamoramento per questa squadra dove gioca Nagatomo, uno dei pochi giapponesi che hanno giocato nel campionato della Serie A italiana, ex calciatore dell'Inter, nonché veterano della squadra del Giappone. E niente, questa squadra è entrata nel mio cuore. Ieri sono andato in un pub dove trasmettevano la partita di Brasile-Giappone. Ovviamente c'erano un sacco di brasiliani e in mezzo a queste centinaia di puntini gialli e verdi c'erano degli educatissimi e carinissimi giapponesi, ragazzi e ragazze, con le loro magliette del Giappone, i quali avevano anche degli amici non giapponesi che tifavano il Giappone. E abbiamo fatto un po' il tifo con loro. Non ho indossato una maglietta del Brasile, non ho indossato una maglietta del Giappone. Ero vestito con un outfit un po' più in stile giapponese, ma uno, non ho trovato la maglietta del Giappone, ragazzi, è troppo bella questa maglia, ma non l'ho trovata. Due, avevo comprato la maglietta del Brasile, ma per questa partita non ho voluto fare troppo il tifo per il Brasile perché il mio cuore voleva che vincesse il Giappone. Nonostante io ami il popolo brasiliano, tutto ciò che riguarda il Brasile. La partita inizia, i brasiliani, come solito fare per loro, iniziano a cantare, a fare casino, a bere birra e i giapponesi tutti in un lato e poi arriva il primo gol. E devo dire che anche lì mi sono messo a esultare come se fosse quasi la mia squadra. Il problema è che il Giappone si è chiuso subito in difesa, troppo secondo me, e all'inizio questa difesa ha funzionato, poi il Brasile ha trovato il gol del pareggio ed è successo il panico in quel pub.
già lo sapevo. Avevo detto, ragazzi, non sarà così facile, assolutamente no. Tra l'altro mi fa anche piacere che il Brasile abbia vinto, perché c'è un allenatore italiano, una bravissima persona e un bravissimo professionista, che è Carlo Ancelotti. Agli ultimi minuti della partita il Brasile ha trovato il gol della vittoria. E lì mi è dispiaciuto vedere i giapponesi ammutoliti. C'era uno che poverino è rimasto a bocca aperta, in silenzio, e i brasiliani hanno fatto un casino totale. Devo dire però, onestamente, per quanto io ami i brasiliani, questa volta in questo pub non mi è piaciuto molto l'atteggiamento di molti brasiliani, perché ragazzi, c'erano veramente 10 giapponesi in totale su un centinaio di persone e a un certo punto dei brasiliani hanno fatto un coro poco carino. In portoghese dicevano Giappone, Giappone, prendi l'anello. Mm. E non mi è sembrata una cosa carina, anche perché i giapponesi sono stati veramente super carini, non hanno detto niente, non si sono lamentati, non hanno fatto niente, molto rispettosi. E questa cosa non mi è piaciuta molto. C'è da dire che il Brasile non è quello che ho vissuto nella mia infanzia. È stato bello sognare, vedere il Giappone andare avanti, ma purtroppo il percorso di questa bellissima nazionale finisce qui. Ma complimenti ai ragazzi giapponesi perché hanno fatto dei passi da gigante. E niente, io spero un giorno veramente di vedere una squadra asiatica, ma soprattutto il Giappone, alzare quella coppa. Il fatto che io quest'anno abbia tifato per il Giappone come prima squadra non significa che io non tifi ancora un po' per il Brasile. Cioè io avevo comprato prima della partita Giappone-Brasile anche la maglia di Neymar, c'era solo quella di Neymar. Il problema è che ancora l'etichetta, perché avevo detto una L, cosa che io in teoria sono, ma è talmente elasticizzata che onestamente non mi sta proprio bene, bene, bene. Quindi la regalerò o rivenderò a qualcuno. Io oltre al Giappone tifavo per Brasile, Portogallo, anche un po' l'Argentina. Perché? L'Argentina perché ovviamente il 70% della popolazione argentina ha origini italiane, quindi c'è una grande connessione tra italiani e argentini. Poi perché Lautaro Martinez, anche se non sta facendo un mondiale pazzesco a livello di gol, sta comunque giocando bene ed è il capitano della mia squadra preferita italiana. Il Portogallo per Cristiano Ronaldo e il Brasile appunto perché a maggior ragione quest'anno l'allenatore è italiano e perché ho sempre questo grande amore per il Brasile. Dico solo che vinca il migliore e mi raccomando, se tifate una squadra non insultate le altre. Non è bello e soprattutto pensate che i mondiali sono un momento per unire e non per dividere. Godetevi il momento, tifate le vostre squadre preferite e siate persone educate e rispettose. Che vinca il migliore e complimenti al Brasile e a presto. Che poi, a parte gli scherzi, pensateci bene, il Brasile sta vincendo con un allenatore italiano e in più il calciatore che ha segnato il gol della vittoria si chiama Gabriel Teodoro Martinelli. Non vi sembra che ci sia un bel po' di Italia in questo Brasile e in questo mondiale?